il conte trappola. Ciao a tutti! Finalmente queste giornate stanno iniziando a scaldarsi, il sole spunta da dietro le nuvole e con le dita incrociate speriamo che questo vento gelito sia ormai in partenza. Ok, ci sono, forse. Molto sicuramente no. Per questa settimana ho intenzione di creare 4 abiti ispirati al vintage. Probabilmente seguiranno un'estetica fiabesca, con un tocco medievale, una spolverata romantica, il tutto infiocchettato da un'atmosfera magica. Un paio di giorni fa ho trovato dei bellissimi tessuti mentre risistemavo il mio laboratorio e quando li ho trovati nel mio cervello sono esplosi fuochi d'artificio. Lasciate che ve li mostri. Eccomi qui. Con queste orecchie da pipistrello. Bello il mio amore. E allora? Sì. Ok. Signorina, mi scusi? Può togliere questa zampetta? Un po' più là. Partiamo dai tartan. Questo bellissimo scozzese blu scuro verde è 100% pura lana vergine e l'ho pagato 30 euro in totale, sono 2 metri per 1,50 e questo è uno. Questo bellissimo scozzese rosso è un 33% lana, 64% poliestere e 3% elasten. L'ho pagato 39 euro e sono 3 metri per 1,50, quindi un sacco di stoffa, penso che riuscirò a fare tutto quello di cui ho bisogno. L'unica cosa che mi preoccupa forse è questo, con 2 metri, 1,50. Spero di riuscire a fare qualcosa. Poi ho questo bellissimo velluto blu. Guardate. Questo non mi ricordo assolutamente il prezzo, non mi ricordo quanti metri ho preso, non ricordo dove l'ho preso. Quello che mi ispira di più, questo tessuto, mi dà tantissimo un'idea romantica. Stavo pensando magari un costume con delle maniche a sbuffo, non so se lunghe o corte. Ci devo pensare. E poi, ultimo, ma non meno bello, meno stupendo, questo. Adesso vediamo se riesco a far vedere bene. Sì, è bellissimo. Ricordo perfettamente di averlo preso alla Sartoria Casa d'Arte Fiore a Milano quando stavo facendo lo stage da loro. Uno dei progetti che avevo fatto durante lo stage era un costume da uomo del 1600 e avevo usato questa stoffa assieme a un velluto, non di questo blu perché questo è molto brillante, ma un blu abbastanza scuro. E poi credo di avere delle foto su Instagram sia nel mentre che facevo il costume che poi del servizio fotografico che ho fatto a Grazzano Visconti con il mio bellissimo vicino di casa come modello, quindi vi consiglio di andarlo a vedere perché, se non altro per il costume, cioè per lui perché è un tocco di gnocchi. Ok, e questa è la storia di questo tessuto. Tornando a noi, perché io mi perdo sempre, per quanto riguarda quello che voglio fare con questi tessuti, allora so che voglio che abbiano almeno una lunghezza tra il polpaccio e la caviglia, che almeno uno abbia una manica lunga, uno con una manica a sbuffo e gli altri 2 smanicati, perché la mia intenzione è quella di indossarli con al di sotto delle camicie, così da poter creare diversi outfit e poterli sfruttare più spesso. Perciò quello che mi resta da fare adesso è capire quali dei modelli che ho disegnato voglio utilizzare, a quale tessuto abbinarli e poi iniziare con il vero lavoro.
Io direi di partire da quello floreale perché mi sembra sia il più semplice. Bene o male tutti hanno più o meno la stessa base, nel senso c'è un corpino aderente, la gonna lunga, uno con le maniche, uno con le maniche a sbuffo eccetera eccetera, però bene o male la base è quella. Il cartamodello della gonna sarà sempre lo stesso, è un semplice rettangolo che poi vi farò vedere, perciò direi di vedere il cartamodello insieme e poi iniziare. Abbiamo il davanti, il dietro, la parmontura del dietro del girello, quindi quella che andrà a rifinire la parte del girocollo e del giromanica, e lo stesso vale per quanto riguarda la parmontura del davanti, quindi andrà a rifinire questa zona. Buongiorno! Allora, ho tagliato tutti i pezzi, ho tagliato i girelli, il tessuto del corpino, la teletta che andrò a utilizzare per irrobustire il corpino e tra l'altro, ora che ho tagliato il tessuto sono abbastanza indecisa perché è molto morbido. E ho paura che anche con la teletta per irrobustirla non sarà abbastanza. Adesso devo veramente vedere se al tessuto avrò bisogno di applicare almeno una teletta adesiva leggerissima, giusto per dargli un po' più di pesantezza, un po' più di corposità, come si dice. Quello che penso di fare oggi è sulla teletta applicare direttamente i girelli, in questo modo. Fare tutte le rifiniture con la tagliacuci per avere comunque i bordi puliti e evitare che si sfibrino. Com'è che si dice? Sì? Sfilino. Evitare che si sfilino. Parole, venite a me! Che si sfilino. Quindi per evitare che facciano questo lavoro magnifico, bellissimo, e quindi non tengano poi le cuciture. Questo pensavo di fare la tagliacuci in questo punto, poi fissarlo direttamente sulla teletta e poi attaccare la teletta al corpino come se fosse una fodera. Fare tutta l'arricciatura sulla vita della gonna, cucire i fianchi, cucire un pezzo del centro del dietro, lasciare l'apertura per cucire la cerniera e poi attaccare la teletta fodera con il corpino. E poi penso di aver finito tutto. Quello che mi resta da fare è attaccare del corpino il dietro e il davanti sui fianchi e sulle spalle, in questo modo. Metto insieme i fianchi della gonna, faccio l'arricciatura, la applico al corpino
e poi attacco la cerniera. Perciò al lavoro! Ieri ho finito di cucire alle 3, però devo dire che almeno ho finito il primo abito e sono felicissima, non vedo l'ora di provarlo. Ve lo farò vedere la rivelazione a fine del video. Quindi direi di iniziare con il secondo progetto. Per quanto riguarda i cartamodelli ho intenzione di usare questi. Allora, questo è il davanti. Allora, qua sono segnati i buchi che farò per far passare i lacci e le 2 stecche. Pensavo di usare quelle morbide per non appesantire troppo il corpino. Per quanto riguarda il dietro, è abbastanza simile al dietro del cartamodello per questo vestito. Il dubbio che mi è rimasto è la quantità di stoffa per questa. Sicuramente ci sta il corpino, sicuramente ci sta una gonna, però non so quanto lunga. Suppongo lo scopriremo strada facendo. Pregate per me. Come avevo immaginato, infatti non ci sta la gonna, quindi quello che stavo pensando di fare è semplicemente un unico rettangolo, sia per il davanti che per il dietro, quindi senza cuciture sui fianchi. Utilizzare tutta la stoffa che riesco ad utilizzare di questa, tagliandola per così, e lasciare soltanto la cucitura per il centro di dietro. Comunque credo che facendo così ho abbastanza stoffa da arricciare sia per il davanti che per il dietro. Non avrò le cuciture sui fianchi, pazienza. Perciò questo è quello che posso fare. Ritagliato tutti i vari pezzi, il dietro, il davanti, il girello del davanti, i girelli del dietro, il cinturino e la gonna. Ho attaccato la teletta adesiva sul cinturino e ho attaccato fianco con fianco. E adesso devo fare a tagliacuci tutto attorno alla gonna e poi iniziare a fare la ricciatura e applicarla al cinturino. La gonna, domani mi resta soltanto da fare il corpino, mettere le stecche e rifinire tutto. Adesso è l'una e io vado a dormire perché sono morta. A domani! Ieri ho finito finalmente di cucire la gonna scozzese e sono felicissima. Ve la faccio vedere. Eccola qui. Non pensavo di poterla fare così lunga e secondo di riuscire a fare tutta questa arricciatura in vita. Quindi sono felicissima del risultato. Per finire il secondo progetto, quello che mi resta da fare è tagliare le stecche, applicare gli occhiali per far passare i lacci e poi fare le rifiniture. E sono abbastanza positiva nel pensare di perché parlo così veloce io? Sono abbastanza positiva nel pensare di finire il secondo progetto oggi e iniziare il terzo progetto entro stasera, possibilmente prima di fare l'una. Oggi il mio stile è da vecchia bibliotecaria.
sexy. Misurare la lunghezza delle stecche, lasciamo più o meno 2 cm dal bordo, quindi 2 cm, partiamo da qua, la stessa cosa lasciamo più o meno 2 cm e finiamo qua, quindi la stecca è più o meno lunga 20 cm da questa parte, la stessa cosa per questa, quindi 2 da 20 e 2 da 21 cm. Ai Maria! Salute! Salute! E ci! Salute! Vuoi dirlo tu? Vuoi dirlo tu, amore? Se sei arrivato fino qui e il contenuto di questo video ti piace, considera di iscriverti al mio canale e lasciare un bel mi piace. Diglielo Giamma di iscriversi al mio canale. Diglielo, così devono iscriverti. Iscriviti! Sono super soddisfatta del risultato. Occhiali a parte, vi faccio vedere quello che ho combinato. Questi sono gli occhiali in esterno e fin qui tutto bene. Poi lo giri all'interno. Perché faccio sempre questi danni? È difficile essere me. Comunque, a parte gli occhiali, capitolo proprio da dimenticare, per il corpino sono super soddisfatta. No, veramente, mi piace tantissimo. Mio bambino. Il primo abito aveva sicuramente un'ispirazione. La sentite? L'inspirazione medievale? Il primo abito aveva sicuramente un'ispirazione fiabesca, mentre questo ha decisamente un tocco medievale. Ad ogni modo, non vedo l'ora di farveli vedere nella rivelazione. Visto le circostanze, direi di continuare con uno scozzese. Questo modello è decisamente di ispirazione vintage. Adoro l'idea di avere queste pieghette sul centro davanti e il merletto applicato all'orlo delle maniche. La gonna non la voglio lunga come quella del primo progetto, ma più come la seconda, quindi una lunghezza polpaccio. Per quanto riguarda i cartamodelli, questi sono quelli che userò. Un semplice dietro, semplicissimo. Il davanti invece è un po' più complicato. Queste sono le pieghette che poi verranno cucite e chiuse in questo modo. Si spera, forse, se ci riesco. Voilà. Quello che stavo pensando di fare, che non ho mai fatto, è aggiungere delle tasche nei fianchi della gonna. A parte questo, vediamo cosa riuscirò a fare. E ora al lavoro! Non penso sia male, considerando che una volta che chiudo qui dovrebbe stare un po' più dritto qua
Una volta che applico le maniche questa dovrebbe un po' scendere e ho ripreso più o meno 1 centimetro, 7 mm, la pence del seno andando a morire verso la punta. Basta, direi che è perfetto! Pensavo di avere dei piccoli bottoni neri a casa, ma in realtà li ho finiti, probabilmente li ho usati in qualche altro progetto. Quindi ho fatto una corsa in merceria e ho ordinato... C'è gente che passa. Meno male che ho la mascherina e non si vede che sto parlando. Che figure di merda! Quindi ho fatto una corsa in merceria e ho ordinato 10 bottoni in stoffa nera e mi hanno detto che saranno pronti per domani mattina, quindi non dovrò attendere molto. Ok, ora che ho finito il disagio io torno a casa. Ciao! Dopo numerose lotte con l'ultimo progetto, soprattutto con quelle cavolo di piegoline, direi che è finalmente concluso. Oggi inizierò finalmente con l'ultimo progetto. L'ho lasciato decisamente per ultimo, perché molto probabilmente è il mio preferito. Non so se è per via del velluto, molto probabilmente. Il velluto per me ha sempre quel tocco di romanticismo, di eleganza, che è caratteristico proprio del tessuto. E ogni volta che decido di usarlo per qualcosa, finisco sempre per adorare quel progetto. Per quanto riguarda il cartamodello, andrò ad usare delle vecchie maniche a sbuffo che avevo nella mia dispensa, così. Questa parte andrà arricciata e a partire da queste tacche andrà l'arricciatura sulla testa della manica. La gonna userò la stessa che ho usato per il primo progetto, quindi comunque questa gonna è lunga fino almeno alla caviglia. Per quanto riguarda il cartamodello del davanti, quello che stavo pensando di fare, perché ho visto facendo gli altri modelli, ho visto che mi tira più o meno così il tessuto. Credo di dover allargare il giro della manica sul davanti e al massimo dovrò toccare un po' la spalla. Però penso così di averla risolta. Poi, Gemma, me l'hai smucato tutto! Vabbè, va bene. Non è colpa tua, è colpa mia. I 2 girelli, le parmonture all'interno. Allora, questo è il davanti e questo è il dietro. Per quanto riguarda il colletto, questo sarà il centro del davanti e questo è il centro del dietro. Più o meno poi va così, in questo modo. Ecco. Ad ogni modo direi di iniziare. Un bellissimo lenzuolo bianco e penso che userò questo per fare il colletto. Tra l'altro c'è proprio la fascia del bordo del lenzuolo e userò questa tutta arricciata per fare il bordo del colletto. Adesso taglio il colletto e la teletta. Poi ho già fatto la taglia e cuci a tutta la gonna, ho messo insieme i fianchi e il centro del dietro lasciando lasciando lo spazietto per la cerniera e ho già fatto l'orlo della gonna. Mi sono portata avanti perché mi si era scaricato il cellulare.
Oggi è finalmente l'ultimo giorno. Sono riuscita a fare la maggior parte delle cose ieri e quello che mi è rimasto da fare oggi è il colletto, applicare la cerniera sul vestito e applicare le parmonture, i girelli. Quindi andrò a fare esattamente questo. Il colletto, in pratica ho applicato tutta la rouge, penso si dica, tutto attorno, eccolo qui. Ho lasciato aperta questa, la parte centrale dove va applicata al collo, perché ci devo attaccare queste fascette e queste in pratica poi vengono rigirate di nuovo all'interno e qui dalla parte interna vengono applicati i maschi e nell'abito all'interno, da questo lato, viene applicata invece la femmina. Così poi si chiude così e rimane. Questo non si vede più. Come spiego bene? Questo non si vede più e poi rimane liscio così il colletto. Walking blue, I ain't got no time to lose. I've got these street walking blues, I ain't got no time to lose. I got to make $6 just to buy my man a pair of shoes. Ho lottato per 15 minuti con un crampo alle dita dei piedi. C'è un motivo se non metto mai le ballerine? Ok, breve recap. Finalmente gli abiti sono conclusi. Grazie a Dio. Sono super contenta del risultato. Il mio preferito devo dire che è questo. Amo il fatto che sia in velluto, amo questo colletto grande in pizzo con tutta questa bordatura. Mi sembra si chiami rouge, però non sono sicura, quindi non voglio dire cagate, anche se ormai l'ho detta, quindi. Adoro queste adoro le
Arara! Adoro le maniche a sbuffo. Probabilmente sono un po' strettine, nota per la prossima volta. Sono il conte trappola. Un'altra cosa che penso di fare è staccare il pizzo, che non si nota tantissimo, però il pizzo che ho cucito a macchina perché Oddio, c'è una cimice! No, ti prego, non volare. Ma perché dovete fare così schifo? No. E ora vola libera, lontano da me! Gentile reminder di non lasciare le finestre aperte senza zanzariera. Ho cucito questi merletti a macchina perché la mia pazienza era arrivata al limite. È stata l'ultima cosa che ho fatto ed ero completamente sfinita, esausta. Quindi me ne sono altamente fregata e l'ho cucito a macchina. In realtà penso di staccarli e di ricucirli con un punto a mano. Cuciti a macchina si sono appesantiti molto e sono molto scavati, quindi è una cosa che non mi piace e penso che la sistemerò in quel modo. Per quanto riguarda gli altri vestiti, sono molto felice del risultato, molto soddisfatta. Mi piace molto quello scozzese blu proprio perché sono 2 pezzi, perché penso di riutilizzarli veramente tantissimo. La gonna è stupenda, è molto accostabile da altri indumenti, così come il corpino, posso utilizzarlo con dei pantaloni, posso utilizzarlo con altre gonne, quindi sono super felice. Sono super felice di quel completo. Ovviamente l'unica pecca è stata proprio l'applicazione temporale delle asole, che mi ha portato via un saccaccio di tempo, però pazienza. Per quanto riguarda invece il primo, non c'è stato niente di particolare da sistemare. L'altro che mi ha fatto un po' sudare è stato quello scozzese rosso nelle pieghette e nell'aggiunta delle tasche segrete. Probabilmente perché nonostante io abbia comunque un po' di esperienza nel mondo del cucito, le tasche e i pantaloni sono, ahimè, quelle 2 cose che non ho praticamente mai fatto. Lo so, è assurdo. Eppure così, quindi mi hanno fatto un po' sudare, penso che ci ho messo quei 5 minuti per capire esattamente in che ordine andavano cucite e cosa andava cucito a cosa. Quindi c'è stato un attimo di confusione in quell'ambito, però poi ho fatto la prima e tra l'altro ho fatto la prima, l'ho cucita, bellissima, stupenda, guarda, è stupenda, poi apro e vedo che l'avevo attaccata al centro del dietro. Sono morta? Sì, sono morta internamente in ma andiamo avanti. Tutto sommato devo dire di essere molto soddisfatta. A parte le lunghe ore di lavoro, estenuanti, stancanti, con delle grandi privazioni di sonno, devo dire di essere molto soddisfatta del risultato. Sono contenta di avere 4 nuove aggiunte al mio guardaroba vintage, fantasy, non so nemmeno io come definirlo ormai. Quello che ho imparato è che non devo sovraccaricarmi di lavoro, perché 4 abiti in una settimana sono veramente tantissimi. Ad ogni modo, spero che vi siate divertiti, spero di avervi ispirato in qualche look o a fare qualcosa di vostro. Grazie per avermi seguito in questa avventura. Se sei nuovo qui e ti va di restare, sentiti libero di iscriverti al mio canale e di lasciare un bel mi piace. E ogni volta è un'avventura. Per oggi è tutto, ci rivediamo nel prossimo video. Ciao! Il centro del 10, centro del 10. Centro da entrambi i lati. Quello era il mio pen. Cosa c'è, amore? Devi andare a fare la pipì? Devi fare la pipì? Dai, andiamo a fare la pipì. Ciao piantino, come te la passi?
miei capelli si stanno letteralmente distruggendo. Il mignolino! Shreya e ho ordinato 10 bottoni. Oddio. Aiuto. Che figura di merda. Penso che gli dia molto più pathos. Comunque è già la quarta volta che sto riregistrando tutto perché mi continuo ad accorgere di non aver schiacciato il pulsante registra. Poi la gente si chiede, ma perché ci mette così tanto a fare i progetti? Di che cosa stiamo parlando? Ah, John the Band.